uncinettine, oggi vi mostro come realizzare questo modello di borsa. Come potete vedere sono due modelli uguali ma con una variante. In uno, che vi faccio vedere il tutorial, ho realizzato i manici con il punto e con nocciolina compreso della patellina. Qui invece vado a lavorarvi un manico più lungo, patellina, ma tutto con la maglia bassa, compreso i manici. Qui ho già foderato la borsa. Qui invece ancora devo foderare la borsa, vedete, è ancora insomma senza fodera. Per i materiali io ho utilizzato un filato satinato, la classica, quella che noi chiamiamo spesso coda di topo, ma potete realizzare chiaramente questa borsa con qualsiasi filato. Il mio filato è un filato da 2 mm, quindi regolatevi, altrimenti se avete filati di spessore diverso basterà seguire i centimetri. Andiamo a vedere adesso come si fa. Per il tutorial di oggi vado ad usare questo filato della Stafil, che è un cordoncino satinato da 2 mm, la rocca è di 750 grammi. Il colore è questo codice finale 07, quindi è un colore di verde, vedete, molto brillante, praticamente somiglia molto a quella che è la coda di topo. Ora guardate, lo spessore è 2 mm, quindi voi potete realizzare la borsa, se volete il risultato simile al mio, con qualsiasi filato di 2 mm. Per quanto riguarda questo filato, io sempre sotto al video nel box informazioni vi metto sempre le specifiche per chiaramente acquistare poi il filato se vi piace. Comunque qualsiasi rivenditore Stafil vi può procurare chiaramente questo filato. Adesso guardate, con il filato in questione io con un uncinetto numero 5 vado a mettere 14 catenelle in centimetri. Le mie 14 catenelle saranno 11 centimetri. Chiaramente se avete un altro filato voi andrete a mettere 11 centimetri di catenella, che saranno le stesse catenelle, o se avete un filato più spesso o più sottile di meno o di più, quindi dovete arrivare praticamente ai miei stessi centimetri. A questo punto guardate, io non entro sulla catenella sulla parte superiore ma entro sulla catenella retro. Qui vedete si formano queste asoline dietro, carico il filo e lavoro la prima maglia bassa e andrò a lavorare una maglia bassa in ogni punto. A fine riga avrò un totale di 13 maglie basse. Lavorate le mie 13 maglie basse, adesso guardate, io già prendo la mia codina, così man mano che lavoro vado già a nasconderla. Questo filato ci facilita nascondere il filo perché poi può essere saldato. Ora una catenella, giriamo il lavoro, guardate, entro nella prima maglia e lavoro una maglia bassa. E qui vedete porto con me la codina, entro nella seconda maglia bassa e lavoro un'altra maglia bassa e lavoro una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a fine riga. Arrivata a fine riga, di nuovo una catenella, giro il mio lavoro e di nuovo guardate, entro e lavoro un'altra maglia bassa e completo un'altra riga di maglie basse. Completata la terza riga, una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo lavoriamo una riga di maglie basse, lavorando una maglia bassa in ogni punto, e avremo a fine riga sempre 13 maglie basse. Terminate le mie righe di maglia bassa, quindi 4 righe di maglia bassa da 13 maglie basse, adesso dovrò iniziare ad alternare la lavorazione con una riga di aumenti inizio e fine riga e la seconda riga di maglie basse semplici. Quindi inizio la riga, quindi la quinta riga, con un aumento nella prima maglia bassa. Per aumento intendo 2 maglie basse nel primo e 2 maglie basse a fine riga, quindi nell'ultimo punto. Ho lavorato le mie prime 2 maglie basse nel primo punto, adesso lavorerò una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a fine riga.
Quando arrivo a fine riga, vedete nell'ultima maglia bassa, qui vado a lavorare di nuovo 2 maglie basse, quindi sia nel primo che nell'ultimo punto basso noi lavoreremo 2 maglie basse. A questo punto abbiamo 15 maglie basse nella quinta riga. Adesso per la sesta riga lavoreremo una sola maglia bassa in ogni punto, quindi nessun aumento. Entro nella prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa e lavoro una maglia bassa in ogni punto e a fine riga chiaramente avrò 15 maglie basse. Lavorata la sesta riga di maglie basse, adesso una catenella, giriamo il lavoro e per la settima riga dobbiamo lavorare la riga con gli aumenti perché alterniamo una riga con aumenti e una riga senza aumenti. Quindi nel primo punto basso lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto e andiamo a proseguire lavorando una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a fine riga. Arrivati a fine riga, di nuovo ripetiamo 2 maglie basse nell'ultimo punto. Per questa settima riga noi avremo 17 maglie basse. Adesso una catenella e ripetiamo la riga senza aumenti. Quindi entriamo nel primo punto, lavoriamo una maglia bassa e lavoreremo una maglia bassa in ogni punto e avremo 17 maglie basse su questa riga, l'ottava riga. Adesso per la lavorazione della nona riga una catenella e dobbiamo lavorare ovviamente la riga con gli aumenti, perché se la riga precedente è senza aumenti la riga dopo sarà con gli aumenti. Quindi entriamo nella prima maglia bassa e di nuovo lavoriamo 2 maglie basse nel primo, una maglia bassa in ogni punto e 2 maglie basse nell'ultimo punto. L'ultimo punto 2 maglie basse. A questo punto vedete noi abbiamo 19 maglie basse per la nona riga. Ora una catenella e per la decima riga avremo sempre 19 maglie basse, ma lavoreremo una maglia bassa in ogni punto perché alterniamo sempre una riga con l'aumento e una riga senza. Quindi ho completato la decima riga. A questo punto guardate, è ben visibile il fatto che man mano la nostra lavorazione va ad aumentare. Io ho lavorato fino adesso 10 righe e ho 19 maglie basse sulla mia riga. Ora noi dobbiamo andare a proseguire fino ad arrivare a 25 righe e avremo sulla parte, ovviamente sulla riga 25, avremo un totale di 35 maglie basse. Quindi andate a proseguire alternando sempre una riga di aumenti e una riga senza aumenti, quindi aumenterete solo nel primo e nell'ultimo punto basso. La riga seguente invece lavorerete senza aumenti, quindi andate a proseguire per un totale di 25 righe. Se non state lavorando con il mio filato, io adesso vado a lavorare fino ad avere 35 maglie basse sulla mia 25esima riga, poi vi dirò i centimetri e voi ovviamente lavorerete fino a raggiungere i miei stessi centimetri. Arrivati alla riga 25 avremo 35 maglie basse sulla riga, un'altezza di 19 centimetri, una larghezza di 32 centimetri sulla parte più larga e una larghezza di 12 su quella più stretta. Ovviamente se non avete i miei stessi centimetri vuol dire che il filato è diverso e quindi dovete raggiungere i miei stessi centimetri. Adesso praticamente noi non dobbiamo aumentare più, facciamo 10 righe di maglie basse senza aumenti, quindi avremo 35 maglie basse per 10 righe. Proseguite per 10 righe fino alla riga 35. Allora io ho proseguito fino ad arrivare alla riga 35, quindi adesso ho 35 righe totali. Ora la parte che ho lavorato senza aumenti, quindi il fondo vedete è di 8 centimetri, ok? 8 centimetri per una larghezza di 32 centimetri. Adesso noi praticamente, guardate, io ho praticamente messo un marcapunti sulla riga 25, ok? Sulla 25esima riga. Lavoro
le maglie fino alla 35esima, e anche qui guardate poi andrò a mettere un marcapunti, così so che questa parte qui sarà solo il fondo. Adesso noi dobbiamo praticamente andare a lavorare delle diminuzioni, quindi inizieremo con una riga di diminuzioni. Questa sarà praticamente la riga 35, sarà la riga senza aumenti. Adesso noi dobbiamo praticamente rifare questa parte, ovviamente partendo dalla parte più larga, e quindi significa che andremo a fare delle diminuzioni. Quindi questa sarà la riga numero 36. Giriamo il nostro lavoro dopo aver fatto la catenella, e adesso per diminuire la lavorazione io non faccio altro, vedete, che saltare il primo punto, quindi non entro qui ma entro direttamente nel secondo punto e lavoro una maglia bassa, e lavoriamo una maglia bassa fino ad arrivare a fine riga. Arrivati, guardate, negli ultimi due punti, anche qui dobbiamo fare la nostra diminuzione. Io gli ultimi due punti salto un punto, vedete, dentro nell'ultimo, e lavoro la maglia bassa. Adesso chiaramente abbiamo due maglie basse in meno, quindi qui avremo 33 maglie basse. Adesso una catenella, giriamo il lavoro e alterniamo dopo la riga di diminuzione una riga di maglie basse senza diminuzioni, quindi una maglia bassa in ogni punto, e completo l'intera riga, e chiaramente per questa riga avrò le stesse maglie, quindi sempre 33 maglie basse, e vado a completare fino alla fine. Adesso per la riga 38 di nuovo realizziamo una diminuzione, quindi noi andiamo sempre ad alternare una riga di diminuzione e una riga di maglie basse semplici, quindi salto il primo punto, entro in quello dopo e lavoro tutta la riga di maglie basse fino ad arrivare negli ultimi due punti. Arriviamo nell'ultimo punto, saltiamo, vedete, una maglia e lavoriamo in quella dopo, e in questa maniera abbiamo effettuato di nuovo due diminuzioni, quindi adesso abbiamo 31 maglie basse. Adesso una catenella, e per la riga 39 chiaramente lavoreremo solo maglie basse senza diminuzione. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire fino alla riga 56, alternando sempre una riga di diminuzione e una riga di maglia bassa senza diminuzione. Sulla riga 56 avremo un totale di 13 maglie basse. Una volta, vedete, che noi siamo arrivati alla riga 56, abbiamo 13 maglie basse. Se abbiamo lavorato correttamente, la riga 56 sarà la riga praticamente dove andiamo a fare l'ultima diminuzione. Adesso nelle prime righe noi abbiamo lavorato 4 righe da 13 maglie basse, quindi questa sarà la prima riga. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoreremo altre 3 righe a maglia bassa senza diminuzione, quindi questa sarà la seconda, poi andiamo a lavorare la terza e poi la quarta, quindi un totale di 59 righe di lavorazione. Completate tutte le 59 righe, questo sarà il risultato. Avremo un'altezza totale del pannello di 44 centimetri. Ora noi dobbiamo avere, per avere poi una lavorazione uniforme, dobbiamo avere da dove abbiamo messo il marcapunti, quindi giusto al centro. Guardate, io qui metto praticamente il marcapunti dove andrò a lavorare una maglia, devo avere 2, 4, 6, 8, vedete, e sulla nona qui vado a mettere il marcapunti, e qui sulla decima io ho il marcapunti, quindi ho giusto 10 righe, e avrò da questo lato, contando, vedete, noi contiamo al centro, io conto al centro perché praticamente è dove lavorerò la maglia, quindi avrò 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, più dove ho il marcapunti 25. Stessa cosa di qua, avremo altre 25 righe, quindi calcolate che dovete avere 25 righe sul lato e 25 sulle altre. Ovviamente mettendo i marcapunti dopo andremo a contare le maglie basse, e quindi sicuramente riusciremo ad essere lineari quando andremo poi a lavorare il laterale. Adesso dobbiamo andare a fare un giro di maglie basse tutto intorno. Ora io, guardate, entro di nuovo nello stesso punto dove ho lavorato l'ultima maglia bassa, e qui chiaramente vado a mettere un marcapunti
su quest'altra maglia bassa. Ora dobbiamo entrare in ogni riga corrispondente. Io entro in quella dopo e lavoro una maglia bassa, entro in quella dopo e lavoro una maglia bassa. Se avete difficoltà di individuare la riga, vedete, allargate un po' il lavoro che è sicuramente più visibile. Un'altra maglia bassa, qui ne ho lavorato una, entro nella prossima e lavoro la maglia bassa, qui ne ho lavorato uno, entro nella prossima riga e lavoro una maglia bassa. E quindi noi dobbiamo andare a proseguire, vedete, qui ho una riga e lavoro una maglia bassa, qui un'altra riga maglia bassa, qui un'altra riga maglia bassa, qui un'altra riga maglia bassa e così via. Dove ho messo il marcapunti chiaramente lavorerò la maglia bassa e rimetto il marcapunti e andiamo a proseguire fino ad arrivare praticamente alla fine di questa riga. Quando arrivo, vedete, sulla prima maglia, sulla parte superiore delle 13 maglie basse, lavoro una maglia bassa e su questa maglia metto un marcapunti. Ora lavoriamo delle catenelle che siano di circa 25-26 cm, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrivo a 32 catenelle che sono circa 26 cm. E adesso guardate, sulla prima maglia bassa, da quest'altra parte, quindi l'ultima delle 13, lavoro una maglia bassa. Andate a sistemare bene, vedete, in maniera dritta la vostra riga di catenelle, entriamo sulla prima e lavoriamo una maglia bassa e anche su questa maglia bassa mettiamo un marcapunti. Adesso dobbiamo andare a ripetere le maglie basse in ogni riga, quindi io mi trovo qui, vedete, la prossima riga, eccola qui, e lavoro una maglia bassa e andiamo a fare proprio la stessissima lavorazione, una maglia bassa in ogni riga corrispondente, vedete, questa è una riga, lavoro la maglia bassa, questa è un'altra riga, una maglia bassa, fino ad arrivare chiaramente da quest'altra parte. Quando arrivo da quest'altra parte, vedete, entro sempre nella prima maglia bassa delle 13 e lavoro una maglia bassa e qui vado a mettere un marcapunti. E adesso ripetiamo le stesse catenelle come dall'altra parte, quindi lavoriamo di nuovo 32 catenelle. Arriviamo dove abbiamo, guardate, il marcapunti, togliamo il marcapunti, entriamo all'interno e qui lavoriamo una maglia bassissima. E quindi a questo punto, vedete, abbiamo completato il manico sia da una parte che dall'altra. Adesso io per questo modello di borsa vado a fare una variante. Realizzato, guardate, una borsa per farvi vedere, praticamente, ovviamente vi faccio vedere l'immagine. Qui invece di lavorare il punto con nocciolina che adesso andiamo a lavorare, ho lavorato delle semplici maglie basse incoste. Quindi voi potete o realizzare delle righe di maglie basse incoste sia per il manico, vedete, che per il laterale, oppure andate a fare la lavorazione che adesso vi faccio vedere. Quindi è opzionale, potete andare a proseguire adesso a maglia bassa oppure col punto e con nocciolina. Quindi io mi trovo in questa maniera qui, una catenella e giriamo il lavoro. Ora, dove ho lavorato, vedete, la catenella, entro e lavoro una maglia bassissima e metto il marcapunti. Adesso filo sull'uncinetto e qui nel punto subito dopo, quindi qui ho la catenella, vedete, io vado a lavorarla nella solina retro, lavoro una maglia mezza alta. Nel punto dopo lavoro una maglia bassissima e ancora una maglia mezza alta e una maglia bassissima, una maglia mezza alta e una maglia bassissima, mezza alta e bassissima, e vado chiaramente a proseguire così per tutte le catenelle. Completato, vedete, il manico, dove ho il marcapunti semplicemente lo tolgo
E qui ho lavorato una maglia mezza alta, adesso entro e lavoro una maglia bassissima e qui rimetto il marcapunti. Ora vado sempre ad alternare alla stessa maniera, sempre lo stesso punto, quindi una maglia mezza alta e una maglia bassissima, maglia mezza alta e maglia bassissima, mezza alta e bassissima. Dove abbiamo i marcapunti li andiamo sempre a rimettere, quindi arriviamo anche sul manico, ripetiamo il punto fino ad arrivare, vedete qui, dove ho il marcapunti, dove ho praticamente già lavorato l'altro manico. Quando arriviamo sull'altra parte del manico andiamo a proseguire sempre alla stessa maniera, sempre in sequenza con i punti. Qui lavoro, vedete, la maglia mezza alta di sequenza e adesso qui abbiamo, vedete, le catenelle e vado sempre a lavorare sulla parte retro, vedete, della catenella. Quindi se questa è la catenella vado dietro in questa maniera qui, perché a questo punto qui devo lavorare la maglia bassissima, una maglia bassissima e adesso una maglia mezza alta, maglia bassissima, maglia mezza alta e completo chiaramente tutto il manico. Andiamo, vedete, a proseguire. Dopo che ho lavorato anche l'altra parte del manico, tolgo il marcapunti e vado a proseguire in sequenza, maglia bassissima, entro e maglia mezza alta. Adesso io vado a togliere i marcapunti, quelli che praticamente ho vicino ai manici, quelli del fondo non li togliamo, solo quelli che ho vicino ai manici, e lascio solo questo che mi indica la riga. Quindi vado a proseguire fino ad arrivare chiaramente dove ho l'altro marcapunti, cioè l'altro manico lavorato come questo. Quando ho completato, vedete, l'intera lavorazione, questo sarà il risultato. Quindi io mi trovo, vedete, dove ho il marcapunti, quindi dove inizio di nuovo, dovrei iniziare di nuovo a lavorare sul manico, ma andiamo a questo punto a girare il nostro lavoro. Quindi dove ho, vedete, il marcapunti, tolgo il marcapunti e qui entro e lavoro l'ultima maglia di sequenza, che è una maglia mezza alta. Ok, adesso una catenella e dobbiamo girare il lavoro e qui vado a lavorare una prima maglia bassa e la lavoro in coste, vedete, prendo solo la solina esterna e lavoro la prima maglia bassa e metto un marcapunti in questa maniera qui. Adesso una maglia bassa in ogni punto in coste, quindi prenderemo solo la solina esterna e vado a completare per tutto il perimetro fino ad arrivare di nuovo dove ho il marcapunti. Quando arrivo, guardate, dove ho il marcapunti, tolgo il marcapunti, entro all'interno di nuovo e lavoro una maglia bassissima e così, vedete, ho completato la riga di maglie basse in questa maniera. Adesso di nuovo andiamo a realizzare un'altra volta una catenella, giriamo il lavoro e dobbiamo sempre andare ad alternare una riga di maglie di punto e nocciolina e una riga di maglie basse. Ora di nuovo, guardate, io entro all'interno e lavoro una maglia bassissima e su questa maglia bassissima metto un marcapunti, quindi inizio da capo la riga di punto e nocciolina alternando una maglia bassissima e una maglia mezza alta, maglia bassissima e maglia mezza alta. Una volta che avrò completato la riga di maglie del punto e nocciolina, arrivata al marcapunto, di nuovo chiudo a maglia bassissima, giro il lavoro e realizzo un'altra riga di maglie basse in coste. Quindi alterneremo sempre una riga di maglie basse e una riga di punto e nocciolina. Io ho lavorato già due righe, quindi una di maglie basse e una di nocciolina. Adesso sto lavorando nocciolina, dopo lavorerò un'altra riga di maglie basse e infine lavorerò un'altra sequenza di punto e nocciolina e maglia bassa, quindi un totale di 6 righe. Andate a proseguire e terminate con la sesta riga. Terminata la sesta riga, questo sarà il risultato. Ovviamente ricordate che
La sesta riga sarà quella di maglie basse, quindi terminiamo con maglie basse. Adesso la misura del pannello sarà di 43 per 41 centimetri. Per andare a cucire i laterali, chiaramente andiamo a chiudere la lavorazione del pannello, quindi ho terminato le righe e chiaramente vado a chiudere. Togliamo il marcapunti, mi trovo in questa maniera qui, vedete, salto questo punto, entro in quello dopo e mi aggancio in questa maniera, entro di nuovo al centro, entro all'interno e chiudo, vedete, ricreando praticamente il punto, ok? E poi ovviamente andiamo all'interno a nascondere il filo e a saldarlo. Allora, adesso per il laterale noi dobbiamo andare a mettere su un numero di catenelle che risponda praticamente alla larghezza del nostro laterale, dove abbiamo già messo i marcapunti mentre lavoravamo. Avevamo 10 maglie basse, quindi andiamo a mettere 11 catenelle che a fine lavoro saranno 10 maglie basse. Quindi entro, vedete, sempre nell'anellino retro e lavoro una maglia bassa in ognuna di essa e, come vi ho appena detto, a fine riga avremo praticamente le nostre 10 maglie basse di lavorazione. Lavorate le mie 10 maglie basse, questo sarà il risultato. Adesso una catenella, giriamo sempre il nostro lavoro e lavoreremo sempre una maglia bassa in ogni maglia bassa, quindi un lavoro di righe di andata e ritorno. Ora le mie righe di andata e ritorno corrisponderanno praticamente alle maglie basse che ho sul laterale. Abbiamo 24 maglie basse, quindi io vado a fare un tot di righe che corrisponde all'altezza. Nel mio caso sono 24 maglie basse e lavoriamo 24 righe, quindi andate a proseguire lavorando 24 righe totali. Ho lavorato le mie 24 maglie basse, il mio laterale ha un'altezza di 20 cm per 10 cm, ovviamente vedete corrisponde praticamente alle 10 maglie basse, vedete che io ho lavorato qui, quindi in base alla lavorazione, quindi se cambiate la vostra misura tenete presente che questa è la larghezza che deve corrispondere all'inizio. Ovviamente mettiamo la catenella per girare, quindi se abbiamo 10 maglie basse mettiamo 11 catenelle e adesso andiamo semplicemente a cucire alla borsa. Adesso guardate, io con dei marcapunti ho fissato prima le 10 ovviamente maglie basse qui e adesso conto subito dopo il marcapunti 24 maglie e metto il marcapunti, perché so che praticamente adesso io qui questo punto qui deve fermarsi qui sulla 24, che io ho 24 righe, quindi aiutatevi con dei marcapunti, potete mettere delle pinze, ovviamente cercate di essere quanto più precisi possibile per non commettere errori nella cucitura, altrimenti poi se non andiamo a cucire bene la lavorazione poi dopo ovviamente non viene bene. Stessa cosa anche qui, subito dopo il marcapunti contiamo 24 maglie basse e blocchiamo anche questa parte qui, che iniziamo ovviamente a cucire da qui. Quindi adesso guardate, iniziamo da questa parte. Io qui ho il rovescio del lavoro, vedete, questo è il lato dritto, io qui il rovescio, vedete, ho il filo ancora del gomitolo, quindi approfitto e vado a lavorare con il filo del gomitolo in questa maniera qui, ok? Quindi mi sono agganciata una catenella, entro di nuovo nello stesso punto e di fronte e lavoro una maglia bassa. Adesso entro nella maglia bassa e dobbiamo identificare sempre la riga, quindi se questa è una riga, questa è un'altra riga, entro nell'altra riga. Se avete difficoltà mettetevi dei marcapunti per identificare le righe, non vi preoccupate, anche se dovete mettere più marcapunti. Ora entro nella maglia bassa e devo di nuovo, vedete, identificare la riga. Questa l'ho lavorata, quindi entro in questa e lavoro un'altra maglia bassa, entro in questa maglia bassa, vedete, allargo un po' il lavoro, qui ho un'altra riga corrispondente e di nuovo un'altra maglia bassa,
di nuovo entro in questa maglia bassa e una riga corrispondente di fronte e lavoro la maglia bassa e di nuovo entro qui di fronte, qui e di fronte. Ovviamente sarà abbastanza semplice anche se non abbiamo fatto il giro intorno. Ovviamente potete anche fare il giro intorno, ma quando andate a fare il giro intorno il laterale prende volume, quindi diventa più grande, quindi bisogna fare dei calcoli per capire quante maglie bisogna mettere per non farlo troppo grande e poi dopo non vi trovate. Io per le principianti ho preferito fare così, così non dovete, se cambiate la misura, andare ad impazzire, ok? Quindi di nuovo così e andiamo a proseguire fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo il marcapunti della base. Arrivo, guardate, alla fine ho un'altra maglia bassa e una di fronte e ancora un'altra maglia bassa e un'altra, vedete, di fronte, riga corrispondente, e lavoro le maglie basse. Adesso ovviamente qua sarà più semplice perché abbiamo le maglie basse sia da un lato che dall'altro, quindi entro nella prima e in quella di fronte e lavoro la maglia bassa, la prima e in quella di fronte e lavoro la maglia bassa. Quindi ovviamente sarà più semplice con le maglie basse di fronte, però vi dico che è veramente semplice anche in questa maniera qui. Ultimo punto di maglie basse, entro in questa e in quella di fronte e lavoro l'ultimo punto con le maglie basse corrispondenti. Adesso guardate, maglia bassa subito dopo e adesso devo entrare nella riga corrispondente, eccola qui, e lavoro la maglia bassa. Di nuovo maglia bassa e riga corrispondente, di nuovo maglia bassa e di fronte riga corrispondente. E quindi guardate, vedete, man mano questa è la cucitura. Adesso andiamo a proseguire fino ad arrivare all'ultimo punto. Una volta che arriviamo, guardate, dove abbiamo il marcapunti, ovviamente togliamo il marcapunti, entro nella maglia bassa e in quella superiore e lavoro una maglia bassa, ecco qui. Adesso devo chiudere, vedete, questa lavorazione. Mi posso aiutare con un ago tranquillamente, magari vi può risultare più semplice. Siamo così, entro qui, così vedete, e poi entro al centro qui e vado all'interno a nascondere. Quindi noi dobbiamo nascondere questa codina, tirate bene bene, quanto più entrate all'interno e nascondete all'interno. Quindi io entro, guardate, poi dentro la saldiamo bene bene e poi la andiamo a bruciacchiare con l'accendino. Ovviamente adesso andiamo a lavorare un altro laterale e andiamo a cucire dall'altra parte seguendo lo stesso sistema. Una volta, guardate, che abbiamo terminato le cuciture, io vado a capovolgere ovviamente la mia borsa e questo, vedete, sarà il risultato. Quindi una borsetta veramente molto carina. Allora io adesso vado a lavorare una chiusura. Io ho fatto la stessa chiusura anche per questo modello beige. L'unica differenza, come già vi ho spiegato durante il tutorial, è che qui lavoro 6 righe di maglie basse in costa, invece qui abbiamo lavorato 6 righe, 7 se contiamo anche la riga intorno dove abbiamo lavorato le catenelle per il manico. Quindi questa sarà l'unica differenza. Come potete vedere, nonostante questa sia stata foderata, è leggermente più morbida. Questo perché io ho fatto un tentativo con due uncinetti diversi, quindi questa, vedete, è più morbida e ho messo anche la fodera di feltro all'interno. Quella lì è più sostenuta perché l'ho lavorato con uncinetto 5, questa l'ho lavorata con uncinetto 6, quindi la borsa viene più morbida. Adesso chiaramente vado a lavorare anche questa chiusura, ma la andremo a lavorare con il punto e con nocciolina. Questa sarà la differenza tra le due. Allora, per la patelina mettiamo su 8 catenelle perché dovremo avere delle maglie dispari, quindi avremo 7 maglie basse. Entro, vedete, sempre nel punto retro, lavoro la prima maglia bassa, poi lavoro la seconda, lavoro la terza e vado a completare chiaramente le mie 7 maglie basse. Allora questa codina vado sempre a portarla già con me e ho
opzionale, però vi posso garantire che è molto più comodo, specie quando non avete filati che si possono saldare con accendino, quindi li bloccate ancora meglio. Una catenella, giriamo il lavoro e adesso iniziamo la lavorazione del punto con nocciolina. Filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro una maglia mezza alta. Nel prossimo maglia bassissima, filo sull'uncinetto, entro e lavoro la maglia mezza alta. Nel prossimo maglia bassissima, filo sull'uncinetto, maglia mezza alta, e nel prossimo maglia bassissima e nell'ultimo maglia mezza alta. Quindi iniziamo con una maglia mezza alta e terminiamo con una maglia mezza alta. Ecco perché ci servono dei punti dispari, dobbiamo iniziare e terminare con lo stesso punto. Adesso una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di maglie basse in costo, quindi entro prendendo solo la solina esterna e lavoro delle maglie basse. Quindi adesso io non faccio altro che andare ad alternare una riga di maglie basse in costa e una riga di punto con nocciolina. Andiamo a proseguire per un totale di 11 righe, quindi abbiamo iniziato con la riga di maglie basse e terminiamo con la riga di maglie basse. Terminate le nostre 11 righe, adesso dobbiamo andare a fare un giro tutto intorno, quindi io entro subito, guardate dove ho l'ultimo punto della riga, lavoro una maglia bassa e rimetto il marcapunti. E adesso dobbiamo entrare in ogni riga corrispondente e lavorare una maglia bassa in ogni punto. E lavoreremo una maglia bassa in ogni riga corrispondente. Negli angoli lavoreremo 2 maglie basse o 3, questo dipende dal filato con cui voi state lavorando. Io lavoro 3 righe nei 4 angoli, quindi nel primo angolo lavoreremo 3 maglie basse, nel secondo e nel terzo, fino ad arrivare al marcapunti. Terminate le nostre maglie avremo un'altezza di 11 per 8. Adesso guardate, io qui ho 12 maglie basse, adesso salto una maglia, metto il marcapunti, salto una maglia, metto il marcapunti e queste le vado a cucire, vedete, su queste maglie centrali, e le vado a cucire in una maniera molto semplice. Guardate, entro dove ho la prima maglia bassa in questa maniera qui e vado a cucire così, vedete? Poi entro dall'altra maglia bassa e di fronte andiamo a bloccare praticamente la pattina qui, entro qui e poi sulla parte sottostante, entro nel prossimo punto e così via fino a fissare, vedete, la pattina fino a dove ho l'altro marcapunti. Una volta che abbiamo terminato la cucitura, ovviamente la codina la andiamo sempre a nascondere all'interno della lavorazione. A questo punto, guardate, io andrò a cucire un semplice bottone magnetico al centro della pattina e sulla borsa. Io lo vado a cucire con del filo da pesca in modo che è più resistente e la nostra borsa a questo punto sarà ovviamente terminata. Una volta che ho cucito, vedete, il bottone magnetico, questo sarà il risultato. Io vi ringrazio come sempre di seguire i miei tutorial e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.